Ciao, sono contenta di ritrovarti sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Oggi riprendiamo insieme il discorso sul sì impersonale. Io ho già pubblicato un video tempo fa sul sì impersonale usato al presente dell'indicativo. Era per un livello principiante. Se non l'hai ancora visto, ti consiglio di vedere quel video. Ma oggi vorrei insieme a te continuare il discorso e forse anche completare un po' lo studio o la revisione della forma del sì impersonale. Due cose importanti che avevo già detto nel video già pubblicato. Tutti i verbi possono essere usati in modo impersonale. E poi la forma impersonale la usiamo quando vogliamo esprimere delle azioni che non hanno un soggetto determinato, specifico, ma sono azioni che generalmente sono comuni alla gente, alle persone, cioè la gente, le persone fanno questo. Bene, e se vi ricordate, abbiamo già detto appunto che la forma impersonale si fa con sì più la terza persona singolare del verbo che vogliamo usare e lo possiamo fare in ogni tempo. Oggi in questo video vediamo insieme la forma impersonale dei verbi riflessivi al passato prossimo o comunque nei tempi composti e con gli aggettivi. Ma iniziamo dal vedere i verbi riflessivi. Guardiamo questi esempi insieme. Al mare ci si rilassa e ci si abbronza. Con l'ombrello ci si ripara dalla pioggia. In questi due esempi non c'è un soggetto specifico determinato e ho usato tre verbi riflessivi: rilassarsi, abbronzarsi, ripararsi. Un verbo riflessivo alla terza persona singolare già contiene il pronome si. E cosa avrei dovuto dire? Al mare si rilassa? Si abbronza? No, non è possibile. Quando si incontrano i due si, il sì della forma impersonale e il pronome si riflessivo, allora c'è la combinazione con il ci. Quindi la struttura è ci, si, più la terza persona singolare del verbo che vogliamo usare. Facciamo un altro esempio. Sapete cos'è la settimana bianca? Noi esprimiamo con questo nome la vacanza che si fa in montagna in inverno, generalmente per andare a sciare, ma può durare anche meno di una settimana. E allora, se io dico, in Italia in inverno spesso si va in settimana bianca, si va in montagna, ci si alza presto la mattina per andare sulle piste, ci si diverte con gli amici e la sera ci si riscalda davanti al camino. In queste frasi io ho usato dei verbi riflessivi e verbi non riflessivi, tutti alla forma impersonale. Dov'è la differenza? Perché con i verbi riflessivi avete visto c'è la combinazione con il ci, quindi ci, si. Ora vediamo come fare questa forma impersonale al passato prossimo e vediamo se c'è qualche regola comunque per i tempi composti. Allora guardiamo insieme questo esempio. Al matrimonio di Sara e Marco si è mangiato benissimo, si è cantato e ballato fino all'alba e poi si è andati tutti a dormire stanchi morti ma felici. Ecco, in questo esempio abbiamo usato la forma impersonale al passato prossimo e come l'abbiamo costruita? C'è il sì più è, la terza persona singolare del verbo essere, più il participio passato. Io ho usato tre verbi come mangiare, cantare e ballare che generalmente nei tempi composti usano l'ausiliare avere.
ma non importa, in questa forma impersonale dobbiamo usare anche con questi verbi il verbo essere è alla terza persona singolare, infatti. E così anche con il verbo andare, no? Che già prende l'ausiliare essere. Ma la differenza tra queste frasi dov'è? È nel participio passato. Con i tre verbi che nei tempi composti generalmente prendono l'ausiliare avere, il participio passato, avete visto, termina al maschile singolare. Mangiato, cantato, ballato. Mentre invece con andare, che generalmente ha l'ausiliare essere nei tempi composti, il participio passato è al plurale. In questo caso termina al maschile plurale. E la regola dice proprio questo. Dobbiamo usare il participio passato, cioè dobbiamo concordarlo al maschile o al femminile plurale, dipende a chi mi rivolgo, quando usiamo dei verbi che generalmente hanno l'ausiliare essere nei tempi composti. Ora vediamo insieme il caso in cui la forma impersonale contiene anche un aggettivo. Generalmente noi con gli aggettivi usiamo il verbo essere, il verbo diventare. Guardate un po' questi esempi. Quando si è stanchi è meglio riposare. Quando si è felici tutto sembra più bello. Avete visto? La struttura è sì più è, la terza persona singolare del verbo essere al presente indicativo, più l'aggettivo, ma l'aggettivo è al plurale. Questa è la regola. Se io però mi rivolgo in modo chiaro a delle donne, allora l'aggettivo dovrà essere concordato al plurale femminile. Bene, per oggi ci fermiamo qua, ma una cosa importante che vi volevo dire. In tutti questi esempi non ho mai usato un verbo seguito da un complemento oggetto, da un oggetto diretto. E questo perché? Perché ci siamo limitati a vedere questa tipologia di forma impersonale, cioè il sì impersonale. Perché se io avessi usato dei verbi seguiti da un complemento oggetto, allora non sarebbe stato più solo un sì impersonale, ma sarebbe stata una costruzione passivante, avrebbe avuto un significato passivante e allora si chiama sì passivante. Ma questo sarà l'argomento del prossimo video, quindi vi aspetto per vedere anche il sì passivante. Ma adesso tocca a voi. Nella descrizione al video trovate un link per un'attività su una pagina del nostro sito dove ne trovate veramente tantissime. E poi continuate a seguirci su Facebook, Instagram, LinkedIn. E allora vi aspetto al prossimo video. Ciao!